per una challenge su YouTube dove degli youtuber, ragazzi giovani, guidavano un'auto per 48-50 ore, è morto un bambino e sono rimasti gravemente feriti la mamma e la sorellina. Questo già vi fa riflettere su quanto sono stupidi certi contenuti che vengono portati sulla rete. Io mi metto subito in primo piano perché anch'io faccio contenuti per YouTube, faccio contenuti per Facebook, comunque sono contenuti che poi vanno un po' su tutte le piattaforme, e anche i miei contenuti comportano una piccola dose o anche una grande dose di rischio, in particolare per me e per le persone che vengono con me, perché spesso ci addentriamo in luoghi che possono essere pericolosi perché c'è magari qualcuno che ti dà una bottigliata, qualcuno una coltellata, qualcuno ti può dare un pugno, uno schiaffo e via dicendo, però in questo caso specifico è molto più pericoloso perché si guida un'automobile potente, grande, veloce, scattante, che se non domata correttamente è un'arma, una Lamborghini Urus con tutti quei cavalli, con tutto quel peso, con tutta quell'accelerazione, guidata da un ventenne per tantissime ore, perché se devi arrivare a 48 ore o 50 che siano, devi stare dentro st'automobile, ti stanchi, ti distrai, parli, fai video, cerchi di fare qualcosa anche per il content, acceleri, sgommi, dimenticandoti che però intanto non la potresti guidare quell'automobile, che non è per neopatentati. Se c'hai 20 anni, come in questo caso il ragazzo Matteo, avendo 20 anni, doveva essere per forza neopatentato. Però al di là del neopatentato, perché gliel'hanno affittata, perché la stava guidando, chi gli ha dato i soldi, cosa porta a fare questi contenuti così estremi e pericolosi, la riflessione è proprio quella che c'è poca sicurezza sulle strade in genere. Siamo abituati a distrarci quando guidiamo, siamo abituati a non stare attenti alla propria vita e alla vita altrui in particolare, e lo testimoniano il numero di morti che ci sono sulle strade tutti gli anni. In questo caso particolare un bambino è ancora più grave perché è veramente innocente, non è uno che si era messo in automobile di sua spontanea volontà, veniva portato dalla mamma in automobile e incosciente è stato colpito e ucciso. È morto al pronto soccorso Grassi, la mamma e la sorellina sono state portate in gravi condizioni all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, e in tutto questo si dice, perlomeno alcuni articoli scrivono, che dopo l'incidente i ragazzi era come se nulla fosse successo, continuavano magari a fare video, continuavano a parlare tra di loro, nessuno si era preoccupato particolarmente dell'evento, ma la questione rimane sempre la stessa: di chi è la colpa? Prevalentemente la colpa è del conducente, successivamente è anche di chi stava con lui in macchina e dell'atteggiamento che si suppone abbiano avuto dopo, e del fatto che il conducente è risultato positivo ai cannabinoidi. Si è creato un altro problema aggiuntivo sull'abilità di guida in quel momento: la stanchezza, la distrazione, la volontà di fare content, perciò sfidare anche determinate regole stradali potrebbe essere la somma di tutto. È successa la cosa più drammatica in assoluto, la morte di una persona, in particolare di un bambino. Poteva non succedere? Sicuramente sì, ma la percentuale che succedesse qualcosa era molto alta, visti i presupposti, visto il fatto che guidavi una macchina difficile da guidare per un ragazzo. Quando c'hai tutta quella potenza vuoi subito strafare, poi sai che vuoi fare del content, vuoi far vedere ai tuoi spettatori la potenza della macchina, la velocità, le storie precedenti che avevano fatto, i piccoli video dove facevano vedere questa macchina come fosse stata un'astronave, eccetera eccetera. Va da sé che se la noleggi e la vuoi sfruttare al massimo, la tirerai in una maniera estrema, ovviamente infrangendo il codice della strada. Non credo che andavano a 50 all'ora, perché se vedete la macchina, la Smart, era distrutta. Per distruggere una macchina in quel modo la devi aver presa a una velocità folle. La dinamica non è ancora chiara, non si sa, stanno indagando, stanno valutando tutte le prove, telefoni, cellulari, telecamere, tutto quello che c'è, testimonianze. Il padre, giustamente, quando ha visto una scena del genere, si è avventato contro il ragazzo. Non possiamo nemmeno biasimarlo, è stato fermato dalle forze dell'ordine, però se è vero la scena che è stata descritta, cioè una persona che stava ancora lì a fare video, a preoccuparsi dei followers e delle storie, francamente nessuno può biasimare il padre, anche se gli ha messo le mani addosso. Beh, purtroppo esistono delle cose, no? Uno dice la legge, ci sono dei momenti della vita in cui secondo me la legge è relativa, nel senso che se ti hanno ammazzato un figlio
e vedi la persona che l'ha fatto lì davanti a te, dici ok, non l'ha fatta apposta. Il non farla apposta non è una scusante. Il fatto di guidare male un qualcosa di pericoloso in uno stato alterato, distratto magari, o che volevi dimostrare qualcosa, secondo me è un aggravante importante. Non a caso si chiama omicidio stradale, qualcosa che da alcuni anni per fortuna esiste e che colpevolizza coloro che non sanno che avere una macchina è come avere un'arma, avere uno scooter, avere un qualsiasi mezzo pesante, motorizzato, che può metterti sotto e può fare un danno, come avere un'arma. Cioè io con un'automobile posso fare più danni di un'arma da fuoco. I morti per incidenti stradali sono tantissimi. Distrazione, stati alterati, stupidità in alcuni casi, sono la somma di tutto quello che poi abbiamo sulle strade. Dispiace quando leggi un bollettino come incidenti scooter, incidenti in moto, incidenti in macchina, morti qui, morti là, perché comunque sono persone che sono state strappate la vita. Ma in questo caso specifico, il fatto che è un bambino, il fatto che dall'altra parte c'erano 4-5 ragazzi che stavano giocando con una macchina pericolosa e importante che non si sarebbero mai potuti permettere, nonostante come youtuber guadagnavano bene. Ho visto riportano la chiusura del bilancio della società 200.000 l'anno, poi ci devi togliere le tasse, tutto quello che vuoi, alla fine 20-30.000 euro a testa gli rimanevano in tasca, perciò per un ragazzo di 20 anni sono sempre tanti soldi. Loro dicevano di spendere tanti soldi poi per fare queste challenge. Ne fecero un'altra precedente con un'automobile, presero una Tesla e la guidarono per tantissime ore. Questa cosa qui è un incidente fatale dovuto alla mancanza di responsabilità da parte di questi ragazzi, e la responsabilità non è dello youtuber, non è del network, è della persona singola, perché può essere uno youtuber, può essere un muratore, perché spesso nei fine settimana ragazzi giovanissimi noleggiano automobili potentissimi, magari si fanno fuori lo stipendio di un mese perché stanno a casa per guidare l'automobile potentissima, e ce ne sono stati diversi che purtroppo si sono schiantati, e dispiace quando vedi un ragazzo così giovane schiantarsi e farsi male. Dispiace ancora di più quando un innocente viene travolto e ucciso ed è un bambino. Non è una situazione eccezionale, ma è la normalità sulle strade delle nostre città. In Italia si guida male, la gente non ha educazione civica, educazione stradale, e questo fatto dovrebbe sensibilizzare ancora di più tutti nel guidare bene, nello stare attenti, nel pensare che quando si ha un'automobile si ha in mano una potenziale arma. Io spero che la punizione per il ragazzo sia esemplare, perché purtroppo deve essere così. Si capiscono le cose solo quando le pene sono certe ed esemplari. Se al contrario la pena dovesse essere blanda o addirittura sospesa, gestita come fosse classico arresto domiciliare di un incidente eccetera, francamente credo che nessuno imparerà mai niente da tutto questo. Detto questo, fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questo fatto, perché è un fatto molto grave ed è un fatto che fa ragionare su quello che poi può succedere tutti i giorni a persone innocenti. Pedoni, ciclisti, guidatori delle 2 ruote, guidatori delle 4 ruote, che magari sono stati attenti, ma che per colpa di qualcuno che di responsabilità ne ha poca ci hanno rimesso la vita o comunque sono rimasti invalidi.